Buongiorno da Helsinki. Praticamente sono arrivato qui e uno di voi mi ha scritto: cavolo, sei a Helsinki, vai a visitare Olvi. Io non avevo idea di cosa fosse Olvi, per cui sono andato a cercare, sono andato su Google e ho scritto Olvi e ho scoperto che hanno una banca digitale per imprenditori online, per freelancer, e ho pensato: porca boia, questa è una figata, cioè voglio conoscerli in qualche modo, voglio sapere cosa fanno. E allora tutta ieri ho iniziato a scrivergli, stalkerarli, avrò mandato tipo 10 mail per cercare di trovare un modo per visitare i loro uffici. Sono stati molto gentili e disponibili e in meno di un giorno sono riuscito ad avere un appuntamento con loro. Quindi ora stiamo andando lì, vi faccio vedere cosa fanno e tra l'altro loro hanno molte informazioni su questa cosa che si chiama e-residence, tramite la quale tu puoi diventare residente estone o finlandese online e creare la tua azienda qui o in Estonia. Questa cosa per me è stranissima e molto interessante, quindi non vedo l'ora di incontrarli e ora vi porto lì con me. Volevo prendere la metro inizialmente perché alla fine sono 2 chilometri, però ho il tempo per camminare, così vi faccio vedere anche qualcosa qui in giro. Camminiamo. Cattedrale bianca in centro di Helsinki. Questa è l'università e dall'altra parte c'è il governo. Comunque poi farò un altro video separato soltanto su Helsinki. Dovrei essere arrivato nei loro uffici. Dovrebbero essere sti edifici qua. Per fortuna, anche perché sta iniziando a piovere, me la sto prendendo tutta. No, avevo ovviamente sbagliato, sono al 13, invece era l'11. Ma che figata di edificio è questo? Ora vi farò vedere un piccolo tour degli uffici che tra l'altro sono molto belli. Si sono stabiliti sull'ex casa di un imprenditore e mi hanno detto che questo imprenditore era il proprietario di una cosa simile alla cooperativa, alla Coop italiana. Infatti nel salone principale dove fanno le conferenze c'è anche questo caminetto e dà all'ambiente quel tocco familiare che a me è piaciuto molto. Poi un'altra cosa che io ho notato subito perché la vorrei possedere è che lì dentro hanno tutti quanti la scrivania rialzabile e ogni persona ha il proprio Mac, ovviamente aziendale. Dopo il tour comunque ho avuto la fortuna di trovare 2 italiani che lavorano all'interno di questa azienda. Vedrete una piccola intervista con loro e alla fine gli farò anche qualche domanda personale, soprattutto riguardanti la Finlandia e perché si trovano proprio qui. Quindi se volete sapere com'è la vita in Finlandia vi consiglio di guardare questo video fino alla fine e di lasciare un mi piace, questo mi aiuterebbe enormemente con l'algoritmo di YouTube. Thank you so much. You are really kind. There you go. Thank you. Di solito noi abbiamo questa product demo dove ogni venerdì c'è una persona che presenta le nuove features, quindi del nostro prodotto, le fa vedere agli altri. Vi emozionate anche? Sì. E poi dopo a volte c'è pizza o drink, quindi festeggiamo ogni, diciamo, nuova milestone del nostro prodotto e del nostro team. È molto bello. Allora, intanto grazie per avermi aspettato qui. Vi ho chiesto tutto all'ultimo e sono stato tra l'altro fortunato di aver trovato 2 italiani che lavorano qui. Innanzitutto io prima di arrivare qui non sapevo assolutamente nulla di Olvi, perciò cosa fa Olvi e qual è il suo core business, diciamo? Allora, Olvi praticamente come target ha i piccoli imprenditori, aziende dove ci sono da 1 a 10 persone. Praticamente noi offriamo a questi piccoli imprenditori un conto corrente dove praticamente possono fare pagamenti SEPA, altri IBAN, gli diamo una carta in modo tale che può spendere dallo stesso praticamente account, possono mandare fatture, per esempio se sono dei fotografi o designers e per esempio hanno fatto un servizio fotografico e vogliono mandare una fattura al cliente, stesso dall'account possono mandare questa fattura.
Quindi quando ricevono poi il pagamento automaticamente il sistema sa che c'è stata questa fattura, si categorizza praticamente il tutto automaticamente a seconda dei dati che ci sono nella fattura. Apriamo anche questo servizio di accounting, bookkeeping, dove puoi categorizzare i pagamenti anche per pagare poi le tasse, per esempio all'Agenzia delle Entrate, quindi diciamo puoi estrarre dal sistema questi report di dati dove insomma vedi, puoi analizzare un po' come spendi i tuoi soldi o da dove vengono i tuoi soldi. Quindi l'idea, specialmente con alcune funzionalità che stiamo per introdurre, sono che il piccolo imprenditore può avere controllo di quello che si chiama di solito il cash flow, se per esempio sarai in grado, diciamo nel modo ideale, di pagare le tue fatture tra un mese, o quanti introiti avrai tra un mese, a seconda magari delle fatture che hai mandato e che verranno pagate. Quindi diciamo offrire questi tool per gli imprenditori, quindi operiamo questi servizi di pagamenti, però diciamo all'utente il benefit è appunto questo di value added services, quindi praticamente al di sopra di queste funzionalità base tipo l'account, la carta o mandare le fatture. Abbiamo anche in realtà questo online store, quindi un web store dove puoi vendere i tuoi prodotti o servizi. Per esempio un tuo cliente può andare lì e comprare un prodotto, se tu per esempio pubblichi un prodotto o un servizio lì, tutto praticamente in un'unica soluzione. Ho capito. Voi avete clienti anche italiani, e se sì, quali sono i vantaggi di avere la vostra banca e perché di solito una persona si sposta ad Olvi? In pratica l'azienda è partita in Finlandia, perché i nostri founder sono praticamente finlandesi, e poi siamo andati prima in Germania ed Austria, perché tutte e due le lingue insomma parlano tedesco, e poi al momento stiamo facendo dei pilot, quindi diciamo con un certo numero di clienti selezionati in alcune altre nazioni europee, tipo la Francia, l'Italia, l'Irlanda, l'Olanda. Quindi l'Italia... Poi c'è stata anche l'Estonia. Esatto. L'Estonia per gli residents. I residents sono appunto questi nomadi, cosiddetti No, nomadi infatti sono digitali. venuto qui anche perché ieri nel sito ho visto questo e-residence. Arrivo dall'Estonia e tante persone che sono lì mi hanno detto informati sull'e-residence, che potrebbe essere una cosa utile per te. Ma come funziona e cos'è più o meno? L'e-residence è un programma che appunto in Estonia hanno, e in pratica puoi registrare il tuo business in Estonia, però il loro concetto è che diciamo in qualsiasi parte del mondo tu sia puoi registrare facilmente in maniera digitale il tuo business lì. Quindi praticamente un e-resident potrebbe essere un italiano che apre un'azienda in Estonia, diciamo in maniera digitale, quindi diciamo senza necessariamente andare in Estonia neanche, e poi usufruire poi di tutti i servizi estoni, diciamo digitali. E noi diciamo questa collaborazione che abbiamo in pratica che chiunque apra un'azienda in Estonia e abbia questa e-residency card può aprire un conto con Olvi. Okay, e quindi avere una banca per il suo business. Esatto. In Estonia? Esatto. Ma e quali sono i vantaggi finanziari, diciamo, di fare questa cosa? Cioè ci sono dei vantaggi, che ne so, si paga meno principalmente? Non da quel punto di vista, per esempio aprire un'azienda con lire, diciamo in Estonia ha dei requirement un po' diversi da altre nazioni. Se non sbaglio in Estonia non paghi diciamo tasse sul tuo business a meno che non prendi soldi dal tuo business. Okay. Quindi ci sono anche magari altre nazioni che fanno così, però diciamo loro sono un po' più avanzati da questo punto di vista. Per esempio se c'hai una limited company in Estonia, diciamo non paghi tasse finché non prendi diciamo dei dividendi dall'azienda, però diciamo noi abbiamo fatto una collaborazione attraverso la quale non necessariamente devi avere una banca in Estonia per la tua azienda che è registrata in Estonia, quindi non devi andare nella banca in Estonia fisicamente, ma puoi aprire online un conto se sei un e-resident, perché noi non abbiamo branch, diciamo non abbiamo uffici, quindi a noi diciamo i nostri utenti si registrano in maniera digitale, quindi diciamo appunto se sei un nomade e-resident e magari da qualsiasi parte quindi del mondo. Alla fine apro azienda in Estonia, posso avere una banca finlandese collegata al mio business senza mai essere stato né in Estonia né in Finlandia. Beh, in Estonia almeno una volta ci devi andare per registrare il business e poi... Esatto, magari quello okay. Sì. Se non sbaglio una volta forse devi viaggiare infatti, per aprire il business, però per esempio per avere la e-residency card basta che vai al consolato estone, diciamo in Italia oppure in qualsiasi nazione. Per Olvi non c'è bisogno di andare da nessuna parte perché è online. Ed in Italia praticamente stiamo facendo questo pilot
con con un numero di utenti selezionato per iniziare a vedere magari quali sono i requisiti che questi utenti necessitano, perché ovviamente ci sono molte nazioni in Europa e tipo pagamenti o fatture in ogni nazione funzionano magari in maniera leggermente diversa, quindi vogliamo iniziare a capire se il nostro prodotto è un perfect fit per l'Italia, oppure se ci sono delle piccole cose da aggiustare prima di aumentare il numero di clienti che si registrano a Olvi. Posso chiedervi due cose un po' più personali? Come mai sono riuscito a trovare due italiani che lavorano qui ad Olvi? Almeno io sono qui da molti anni, dal 2006 più o meno, quindi la prima volta che sono venuto in Finlandia è stato con amici in vacanza, quindi per vari anni, e poi dopo aver lavorato un po' in Italia per un paio d'anni ho deciso di provare un'esperienza internazionale, quindi mi sono trasferito qua e ho iniziato a cercare lavoro qui. E quindi a Olvi sono dal 2014, quindi già un bel po', da quando l'azienda aveva una ventina di persone, però sì, almeno... Adesso mi ha detto prima che siete circa un centinaio, quindi si sta sviluppando. Sì, 5 volte almeno, sì. Adesso è difficile ricordare tutti i nomi, quindi l'azienda sta crescendo. Sì, credo che abbiamo festeggiato l'impiegato numero 100 a dicembre. Sì, qualche mesetto fa, quindi adesso magari 120 forse, però insomma ecco il numero. State crescendo velocemente. E tu invece io vivo in Finlandia da novembre scorso. Ok. La mia ragazza è finlandese, abbiamo vissuto in diversi paesi prima di decidere di tornare alla sua. Okay. Poi la Finlandia è un po' anche conosciuta come l'area delle fintech, che per esempio qui c'è a novembre questo evento Slush, non so se in Italia magari è molto conosciuto, ma dove parecchie start-up a novembre prossimo? Ogni novembre, ogni anno c'è questo... Magari me lo segno Slush. Poi ci sono Startup Sauna, ci sono dei incubatori, che anche le università organizzano parecchi eventi per startup. Quindi le startup qui sono trattate molto bene, sono una cosa che... Ho capito, ma infatti avevo sentito questa cosa dei paesi dell'est insieme a Finlandia, Estonia, Lettonia e Lituania erano una sorta di Silicon Valley europea. Infatti anche qui, se non sbaglio, c'è l'azienda che ha creato tutti quei videogiochi per mobile. Proprio l'azienda che ha fatto Angry Birds. E poi c'è anche quella che ha fatto Clash of Clans, Supercell e Rovio sono qui, quindi... è un esempio di startup che qui in pratica sono partiti da questo Startup Sauna o questi incubatori appunto per startup, hanno ricevuto dei fondi dal governo e poi sono cresciute, penso che... in modo colossale. Supercell, molto colossale. Poi c'è Nokia che molti per esempio all'epoca mia per esempio pensavano che fosse svedese, in realtà è finlandese, quindi parecchie volte magari non si... dall'esterno, magari dall'Italia non si sa magari un'azienda da dove viene, però qui ci sono molte aziende che offrono servizi e che magari hanno avuto successo. Quindi. Ho capito, ma invece la vita e vivere qui come? Come meteo è un po' molto diverso, per esempio da Sud Italia. Io sono siciliano, io di Napoli, quindi insomma che ti devi abituare un po'. Ne avete avuto abbastanza del sole, quindi no, che andiamo lì magari spesso, però in pratica qui in estate non è che ci sia molto problema perché le giornate sono molto lunghe, quindi c'è molto sole, quando torni a casa è come se fosse ancora nel primo pomeriggio a volte. Più che altro ti devi abituare che la notte alle 3 del mattino c'è già il sole, magari devi chiudere bene le tende. Il problema forse è più che altro in inverno, quando per esempio il periodo di novembre e dicembre non vedi magari il sole per un mese e lì magari è un po' più dove ti manca il sole, sai, quell'energia che ti viene dalla luce, dal sole. E lì magari quando vuoi magari fare qualche viaggetto in più diciamo che gli inverni sono un po' lunghi, ecco, nel senso la cosa è questa, perché poi per il resto insomma. E poi ovviamente freddi se non sei abituato alla neve. La neve è comunque una cosa bella, però quando c'hai 3 mesi magari di neve, per uno del sud magari a un certo punto è stanca, però. Per quel che riguarda, che ne so, vivibilità, trasporti, mezzi, servizi, tutto perfetto. Sì, un paese che funziona come un orologio, nel senso. È una città molto piccola, Helsinki, quindi non puoi compararla per esempio a Roma o Napoli o Milano, perché qui ci sono malapena 1 milione di abitanti in tutta l'area metropolitana, quindi non è una metropoli, giustamente. Un po' più semplice ovviamente
offrire servizi e gestire le cose, però come civiltà o diciamo le persone è vivibile, quindi non ci sono problemi magari molto di adattabilità. Parecchi parlano inglese, quindi come non so se hai notato. Quindi... Sì, anche se il mio inglese non è bellissimo, però riesco a capirlo. Però il livello è così alto qui già da quando già da quando vanno a scuola, quindi quando finiscono magari la scuola già parlano inglese molto bene, quindi poi giustamente non è che poi lo dimenticano. Quindi anche quando vai magari, che posso dire, a fare una visita all'ospedale per dire ne so, devi fare un controllo, ecco, anche se non parli il finlandese va bene lo stesso. Cioè, quindi questa è una cosa che aiuta tanto, perché giustamente capita di dover fare visite in posti pubblici dove magari tu ti aspetti, essendo in Finlandia devi parlare il finlandese, invece rispetto se per esempio andassi in Germania o in Cina, non so, magari avessi più diciamo problemi a livello di lingua, mentre qui potendo usare l'inglese no, in effetti io non ci ho nemmeno fatto caso, perché sono arrivato qui e ho iniziato a parlare inglese, quindi ho detto magari la prima lingua è l'inglese, perciò non ci ho neanche fatto caso a questa cosa. No, in realtà sarebbe la terza, perché il primo è il finlandese, il secondo è lo svedese e poi vabbè, certo. Avete altre cose da dire o suggerimenti? No, noi speriamo che in Italia diciamo con i clienti diciamo che siano soddisfatti col prodotto, insomma che funzioni, almeno noi da italiani ci farebbe piacere per più italiani usare il prodotto, quindi tu vuoi provare Olvi, ovviamente avendo una partita IVA come hai detto e un business registrato, insomma puoi tranquillamente aprirti un conto e vedere un pochino come funziona, smanettare un po', vedere. È una delle cose, per esempio noi offriamo anche un piano tariffario dove non necessariamente devi pagare dei canoni mensili all'inizio, quindi diciamo uno può registrarsi, provare e poi insomma decidere. Posso registrarmi direttamente dall'applicazione o o dal sito. Sì. Ok, appena stoppo il video provo, tanto se non costa niente. Sì, c'è questo piano che si chiama Builder che è 0 euro al mese, quindi in pratica puoi semplicemente registrarti e provare. E tra l'altro il motto di Olvi è anche questo makers and doers, che sono queste persone appunto che appunto noi freelancer che appunto creativi e appunto che magari gli piace appunto il fare o il creare idee nuove, prodotti nuovi, servizi. Di sicuro la proverò, adesso magari mi date anche una mano e grazie mille per avermi rilasciato questa piccola intervista. Figurati. Ringrazio enormemente Olvi per la loro disponibilità e anche per tutti i regali che mi hanno fatto. Mi hanno lasciato un'agendina, poi 2 magliette, una e 2 che sono molto belle. Poi qui sotto vi lascio i vari link se volete andare a informarvi su quello che fanno. Ditemi cosa ne pensate di loro nei commenti, e io ho già fatto il loro conto corrente e nel futuro lo proverò di sicuro, così potrò anche dirvi come funziona e se mi sono trovato bene. Detto questo, se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace, questo mi aiuterebbe tantissimo. Iscrivetevi se non volete perdervi nessun altro video. Poi se volete andatemi a seguire su Instagram, lì avevo già messo uno spoiler di questo video. Banking for Makers and Doers. Ciao a tutti ragazzi!